Bentornati, siamo arrivati al capitolo 31 e qui conta di nuovo la frase impersonale, quindi qui si racconta di uno novellatore che aveva messere Azzolino, cioè di un narratore, di un favolatore che aveva messere Azzolino. Il personaggio di cui si parla è Azzolino III da Romano, il signore della Marca trevigiana, citato anche da Dante nell'Inferno al canto 12 ai versi 109 e 110. È reputato un personaggio di grande statura e contemporaneamente di grande ferocia, di una crudeltà davvero efferata. Pensate che dopo la morte divenne quasi una leggenda che fosse nato dal demonio, era figlio del diavolo proprio per la sua cattiveria, questa sua malvagità, tant'è vero che fu soprannominato Azzolino il Terribile. Infatti lui è membro di questa famiglia molto importante, la famiglia dei Da Romano, un'antica famiglia nobiliare, addirittura di origini germaniche, molto potente in Veneto, quindi qua da noi, in particolare nella zona attorno a Treviso, ma anche verso Padova. I tre più importanti membri della sua famiglia furono Ezzelino I il Balbo, Ezzelino II il Monaco e appunto Ezzelino III il Terribile, e con lui terminò anche la propria dinastia, perché quando Ezzelino III muore tra il 1259 e il 1260, nato nel 1194, così abbiamo anche una datazione precisa. Vedete, il novellino è sempre generico, ma noi riusciamo grazie alla storia a risalire a delle coordinate temporali ben precise. Ecco, quando lui è morto l'intera famiglia venne sterminata, ci fu una rivolta di popolo e i nobili, insomma i signori dell'epoca, sostennero tale rivolta e Alberico da Romano venne ucciso insieme alla moglie e a tutti i suoi figli. Pertanto la dinastia degli Ezzelini si estinse in un sol colpo e ancora oggi molte famiglie portano un cognome derivante proprio da loro, magari non lo sanno neanche. Ci sono le famiglie degli Azzo, Azzalini, Azzolino, Azzolin, Azzolini e Azzollini con due L. In questo caso però non interessa come al solito la parte storica, bensì l'intento morale, la finalità didascalica. Nella nostra storia viene presentato come il signore di una corte, e dove c'è una corte c'è sempre un giullare, naturalmente, il quale ha la funzione di novellatore, quindi deve raccontare una storia soprattutto durante le notti invernali, quelle notti lunghe, buie, fredde e tempestose dove non si può fare nulla, si rimane chiusi nel proprio castello, nel proprio palazzo, e quindi per passare il tempo si chiede di raccontare una storia. Lo stesso dicasi per il Decameron, per alleviare le sofferenze, anche per distrarre la mente dall'orrore della peste, delle morti e soprattutto dei tradimenti, degli abbandoni da parte dei parenti. Lo sappiamo bene, lo racconta Boccaccio. La brigata decide di raccontare delle storie, 10 storie ogni giorno, per 10 giorni, quindi per un totale di 100 racconti. Neanche in questo caso la storia, il racconto ha una duplice funzione, quello di alleggerire la noia e soprattutto di far passare il tempo. Però in questo caso vedremo che è una sorta di metaracconto, proprio perché è una storia sul modo di raccontare, e capiremo che il modo in cui si racconta non è senza conseguenze, cioè la storia che viene raccontata ha una finalità ben precisa. In questo caso non è molto edificante, in realtà è proprio una battuta di spirito, sembra quasi di sentir parlare Kiki Bio Cuoco o un altro di questi personaggi così noti, ormai famosi e diffusi nell'immaginario collettivo grazie alle pagine del Decameron. Messere Azzolino aveva un suo novellatore, cioè un suo favolatore, il quale faceva favolare quando erano le notti grandi d'inverno. Appunto, si doveva cimentare nell'arte del racconto, doveva inventare queste nuove storie proprio nel periodo in cui si rimane chiusi in casa, o diremmo noi oggi durante il lockdown, all'epoca della brigata durante la peste del 1348. Quindi notiamo subito l'obiettivo della parola. La parola può salvare una vita umana, in questo caso salva dalla noia, quindi da questa insofferenza, da questo malessere, perché non si sa che cosa fare. Però distrae anche la mente. Nel caso della brigata non si pensa all'orrore che
si sta verificando al di là del giardino, di quell'Eden ritrovato, di quel paradiso ricostruito attraverso l'arte della parola, perché il racconto crea un altro mondo in cui noi ci possiamo rifugiare e possiamo chiudere fuori tutti i nostri problemi. Una notte avvenne che il favolatore aveva grande talento di dormire, cioè una sera lui ha soltanto voglia di dormire, poverino, non ha voglia di mettersi a raccontare storie, magari ha anche esaurito un po' le cartucce, perché si capisce da questa storia che raccontare in realtà sia una vera e propria arte, quindi non è neanche semplice essere sempre sul pezzo, saper inventare nuove storie. E Azzolino il pregava che favolasse, però Azzolino non ne vuol sapere e desidera a tutti i costi che racconti una storia. E il favolatore incominciò a dire una favola ad uno villano, di una persona semplice, di una persona comune, che aveva suoi 100 bisanti, che aveva 100 bisanti. I bisanti sono una moneta molto diffusa e soprattutto aveva origini bizantine, come dice il nome stesso, il quale andò a un mercato a comprare berbici, cioè a comprare delle pecore, ed ebbene 2 per bisante, quindi in totale gli vengono consegnate ben 200 pecore. Tornando con le sue pecore, un fiume che aveva passato era molto cresciuto per una grande pioggia che venuta era, quindi all'andata è riuscito ad attraversare tranquillamente il fiume, ma al ritorno questo fiume si è ingrossato a causa di una grande pioggia. Stando alla riva vide un pescatore povero con un suo burchiello, cioè con una sua piccola imbarcazione a dismisura piccolino, quindi davvero piccolino, sicché non vi entrava se non il villano e una pecora per volta, avanti e indietro per un numero davvero ragguardevole di volte, proprio per trasportare tutte le 200 pecore. Allora il villano cominciò a passare e cominciò a vogare. Lo fiume era largo, voca e passa, quindi notiamo di nuovo la brevitas e la rapidità del racconto. E lo favolatore restò di favolare, cioè si interrompe, non dice più nulla. E Azzolino disse: va oltre, cioè vai avanti, perché non bisogna mai interrompere il racconto. Quindi notiamo la tecnica delle scatole cinesi. Questo è il meta racconto, cioè racconto nel racconto, quindi si racconta un'altra storia. Tecnica notissima a tutti coloro che abbiano letto Le 1001 notte. Anche lì Scheherazade si inventa una storia dopo l'altra proprio per non essere uccisa da quel sovrano che era stato tradito la prima volta dalla propria moglie, quindi aveva deciso di uccidere tutte le mogli la mattina dopo aver consumato il matrimonio. E lo favolatore rispose: lasciate passare le pecore, poi conterò il fatto, quindi lasciate intanto che passino e poi vi racconterò come andrà a finire, così ha la possibilità di tornarsene a letto. La storia è finita, però abbiamo il commento del narratore che le pecore, quindi poiché le pecore non sarebbero passati in 1 anno, sicché intanto poté bene adagio dormire, quindi nel frattempo poté dormire beatamente, lasciatele passare, quando saranno passate tutte finalmente potremo poi terminare il nostro racconto. Quindi è interessante perché in questo caso l'obiettivo non è quello edificante, quello morale. Abbiamo detto all'inizio della nostra avventura che in questo raccoglitore troveremo i bei fiori di parlare, i bei risposi e in questo caso il motto di spirito, quindi questa battuta per far comprendere in maniera elegante, raffinata, però anche ironica, così in maniera un po' irriverente se volete, però sempre in maniera gentile, si lascia un messaggio, quindi si fa intendere che quella non fosse la serata adatta e il favolatore quindi non offende il proprio signore ma risponde per le rime in maniera educata. Sembra proprio di sentire Kiki Bio Cuoco, perché in quel caso fece addirittura ridere il suo signore. Qui non ci viene detto nulla sulla reazione di Azzolino perché l'intento era proprio quello, evidenziare il motto di spirito. Però una cosa ci insegna comunque questo racconto, che si può sempre rispondere a tono, essere comunque fermi nelle proprie idee, nelle proprie convinzioni, ma senza offendere nessuno. E nella società in cui viviamo trovo che sia davvero un insegnamento molto utile, molto interessante, soprattutto in un'epoca in cui siamo abituati a sentire continuamente parolacce, offese, improperi. Soprattutto le persone perdono molto
facilmente il controllo, si arrabbiano per uno nulla, quindi sono molto irascibili. Ecco perché la letteratura è importante, andare anche a scavare, andare a capire bene queste storie e a stimolare il pensiero critico, perché ci fanno capire quale umanità, quali valori, quali virtù dovremmo davvero essere in grado di recuperare, perché altrimenti la strada è una e una sola. Da una parte della lobotomizzazione, perché ormai stiamo diventando quasi dei robot, delle macchine, perché ricordatevi che i mezzi tecnologici stanno diventando il fine e non il mezzo dell'istruzione, ma su questo tema poi torneremo, e soprattutto stiamo perdendo la nostra umanità, persone sempre più connesse virtualmente parlando, ma sempre più scollegate dal punto di vista umano, non ci guardiamo neanche più in faccia. Ma su questi temi e su molto altro poi torneremo in altri video. Alla prossima lezione.